Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di smartwatch. Me coglioni! È la prima volta che parliamo di questo argomento nel canale e ne sono veramente fiero perché la Tozo ha inviato il suo smartwatch S6, uno smartwatch dal costo veramente irrisorio, 30 euro su Amazon, e c'è anche un codice sconto del 15%. Poi come al solito qua sotto vi lascio tutti i link di riferimento, e se Dico sì! tanto mi dà tanto, vi ricordate le cuffiette della Tozo recensite tempo fa? E qua sopra vi lascio il link, parliamo di NC3. E visto che non ho mai recensito uno smartwatch, il confronto verrà fatto con il mio Amazfit GTS, che ancora oggi su Amazon costa 145 euro. Io ragazzi devo ammettere che ho avuto un gran culo, perché quando lo comprai io, e parliamo di 4-5 anni fa, lo pagai 55 euro su Online Store. Cose da pazzi! Pensavo fosse una sorta di sola per quel prezzo, invece arrivò integro e perfetto, e devo dire che ancora oggi mi dà grandissime soddisfazioni. Detto questo, io andrei a ricapitolare brevemente le caratteristiche di questo smartwatch e poi partiamo con l'unboxing e con la recensione vera e propria. Vi racconto tutto dopo la Sigla! Eccoci qua ragazzi, allora vediamo brevemente le caratteristiche principali di questo Tozo S6. Un display da 1.85 pollici con matrice AMOLED e risoluzione HD. Ha la possibilità di installare sfondi dinamici, quindi possiamo tramite l'applicazione dedicata andare a sostituire gli sfondi anche animati dell'orologio. Possiamo anche rispondere a una telefonata o vedere i messaggi che arrivano. Abbiamo il contapassi, come un po' su tutti i smartwatch, la possibilità di vedere le previsioni meteo, tutte le notifiche delle applicazioni, il monitoraggio dell'ossigenazione del sangue e il monitoraggio dello stress. Il cinturino di questo Tozo S6 è da 22 mm, a differenza del GTS che è da 20 mm. Quindi nella confezione troviamo un cinturino, ripeto, da 22 mm e le istruzioni di come si monta, la presa USB e magnetica per andare a ricaricare lo smartwatch, eccola qui. Ci sono i vari sensori, il pulsantino, la rotellina con il pulsante multifunzione, l'altoparlante, e questo è il display. Eccolo qua, da 1.85. Troviamo le istruzioni in inglese e c'è il QR code, questo qui, per andare a scaricare l'applicazione sia per Android che per Apple. La prima cosa che facciamo, ovviamente, andiamo a mettere il cinturino. Come tutti i cinturini, posteriormente abbiamo questa levetta per abbassare la parte dove va inserita nei fori, quindi infiliamo prima un foro e poi eccolo qua. Ok, ha fatto lo scattino, assicuriamoci che mantiene bene. Il cinturino non mi fa impazzire, ma sicuramente lo andrò a sostituire con qualche colore un po' più vivace. Quindi per accendere, eccolo qua, basta tenere premuto il pulsante e da qui ci dice di andare a scegliere la lingua. Quindi andiamo a scegliere italiano. Queste sono tutte le lingue ragazzi disponibili, Qui ci dice da scaricare l'applicazione Tozo. Ok. Apriamo il libretto di uso e manutenzione e andiamo a scannerizzare questo QR code per scaricare l'applicazione. Installiamo. Installata. Apriamo,
accetta e continua, fine. Dobbiamo creare un account per proseguire. Una volta creato l'account e entrati nell'applicazione ci chiede sesso, selezione unità, data di nascita, altezza e peso corporeo. Poi andiamo al passo successivo, conteggio dei passi, quindi dobbiamo impostare quanti passi vogliamo fare durante la giornata. Penso che un minimo sia di 8000 passi, confermiamo. Calorie, 300 calorie, qua c'è il sonno e il peso e salviamo. E questa è la schermata principale. Allora, per associare l'orologio dobbiamo cliccare qua sotto dispositivo e ci dà questa schermata. Facciamo aggiungi dispositivo, confermiamo, consentiamo il Bluetooth. Mentre usi l'applicazione, qui va a fare una scansione e va a rilevare il Tozzo S6, eccolo qui. Quindi clicchiamo e si sta collegando, eccolo qua. Accoppiare con questo dispositivo? Certamente. Accoppiato con successo. Ah. Eccoci qua ragazzi. Qui abbiamo messaggi delle applicazioni, quindi poi andiamo a scegliere quelle che vogliamo che arrivino sullo smartwatch. Passo successivo, città, ok, e finiamo. Qui andiamo a confermare, suggerire si prega confermare. Quindi Tozzo, consenti l'accesso alla cronologia delle chiamate. Quindi abbiamo dato tutte le autorizzazioni necessarie. Pronto? Adesso sì. Ah, adesso sì, è partita. Sì. Come si sente? Adesso sì, lo sento benissimo, come prima. Io ti sento. Molto bene. Quindi è fattibile, mi piace? Sì, ok. Fattibile, io lo sto anche col viva voce, però io ti sento benissimo. Io pure. Ok, va a bene, posto. ci vediamo fra un pochetto. Ciao, Sì, ciao. Se siamo in una zona molto rumorosa, sicuramente diciamo che non è proprio il massimo, però devo dire che se siamo in una zona tranquilla possiamo tranquillamente rispondere o effettuare una chiamata direttamente dallo smartwatch. Bene amici, siamo giunti al termine di questa recensione. Abbiamo visto insieme questo smartwatch della Tozzo modello S6. Partiamo subito con il dire:
Il display è molto ampio, quindi più grande del GTS, si vede bene anche alla luce diretta del sole, però è leggermente meno definito del modello GTS. La risposta del touch devo dire invece che è sorprendente, ragazzi, risponde molto bene ed è reattivo. Altra cosa che mi è piaciuta è il menu intuitivo di questo smartwatch, molto completo, con molteplici attività fisiche selezionabili, con la possibilità di poter aggiungere altre attività dall'applicazione stessa, e le animazioni sono veramente ben fatte e fluide. I quadranti dell'orologio, che sono molteplici, che possiamo scaricare ed installare direttamente interfacciandosi con l'applicazione della Tozo. Sono molti, ma diciamo che non tutti sono spettacolari. Personalmente ne ho provati una decina, quelli più simpatici, più ben fatti, dove soprattutto troviamo delle informazioni complete come le calorie, i passi effettuati, la durata della batteria al giorno. Quindi questa decina di quadranti li ho messi tra i preferiti. Buona la gestione delle notifiche, vengono selezionate in categorie, ragazzi, quindi non sono tutte in fila, ma ogni avviso è all'interno della categoria stessa. Ed infine la torta sotto la ciliegina è che possiamo effettuare e ricevere le chiamate direttamente dallo smartwatch. E non è cosa scontata, ragazzi, soprattutto per la fascia di prezzo irrisoria. Parliamo sempre di 25 euro. Ma la cosa sorprendente è che tutte queste caratteristiche sono perfettamente funzionanti. Non è uno smartwatch che costa 25 euro, quindi la classica cinesata dove c'è un sacco di roba dentro e poi non funziona un Kaiser. Tim, messaggio gratuito. Siamo spiacenti, il suo telefonino non è abilitato alla chiamata richiesta. Ovviamente ci sono anche delle piccole cose che si possono migliorare per rendere questo smartwatch perfetto per la fascia di prezzo, e la prima cosa in assoluto è la mancanza della luminosità adattiva, quindi non ha il sensore di luminosità. Ha sì la possibilità di regolare la luminosità in 5 posizioni, però se mettiamo al massimo la luminosità, perché di giorno, ragazzi, se mettiamo al massimo si vede anche sotto al sole, se la abbassiamo diciamo che facciamo un po' fatica, ma se mettiamo al massimo la luminosità di notte potrebbe risultare fastidioso. E la seconda cosa che ho notato, ovviamente io, ragazzi, durante le prove faccio un uso sfrenato dell'oggetto tecnologico, quindi sono andato a impostare 3000 temi, attività fisica, insomma sono stato veramente a martellare l'orologio e la batteria è durata circa 4 giorni, ma ripeto, ho fatto un uso veramente intensivo. Detto questo, vi ricordo che qua sotto vi lascio tutti i link di riferimento per andarvi a vedere le caratteristiche complete per chi vorrà acquistarlo. Se il video vi è tornato utile o vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci si vede in una delle prossime recensioni. Mi raccomando, fate i bravi. Un bacione da Francesco, ciao belli, statevi bene.